Hello, everyone. My name is Adrian Wooten, and I'm the curator, the proud curator of Cinema Made in Italy, which is a program that for the last 10 years plus has showcased the most exciting new contemporary Italian films, normally in a cinema in London, welcoming the films and the filmmakers. Unfortunately, the present circumstances mean that's just not possible. But with the terrific support of Film Italia, Cinecittà, Istituto Luce, and actually the cooperation and collaboration of the online movie channel Mubi, we are doing an online version of Cinema Made in Italy this year so that UK viewers can actually access some wonderful new films. And I've selected 9 new films that are going to be showcased on Mubi from the 16th to the 29th of April. And as part of that showcase, although we can't have the filmmakers actually on a stage, on a cinema stage, with the support of the Italian Cultural Institute and their Vimeo channel and also a YouTube channel, we are actually able to bring you interviews with the performers and the filmmakers who've made these films. And I'm delighted that that's exactly what this particular presentation is. I really am delighted that Hidden Away by Giorgio Doriti is part of this program of Cinema Made in Italy 2021. For me, it was undoubtedly one of the best films I saw last year, and actually one of the best Italian films I've seen for a long time. I had the pleasure of seeing it real life in a cinema in February at the Berlin Film Festival, February 2020, where it deservedly got tremendous critical acclaim and won its leading actor, Elio Germani, the Best Actor prize. So it's a really great pleasure to be reunited with its writer-director, Giorgio Doriti, who I've welcomed at the London Film Festival with his films The Wind Blows Round in 2007 and The Man Who Would Come in 2010. And here we are 10 years later, welcoming you back virtually to London, Giorgio. It's a great pleasure to have you here. And thank you so much for the film, and thank you for your time today. Thank you for you. So let's kick off, and obviously what I want to start with is the beginning. This is a beautiful film that is based on a real life person, Antonio Ligabue, who is an artist, a great artist, but actually not someone I was familiar with, I admit, before the film, not at all. So tell me why you wanted to tell his story, or to let more people know about this artist who comes from the area, it's home territory for you, your region. So tell us why you wanted to tell his story. Grazie innanzitutto ancora di questo incontro, di questo invito e dell'amicizia che sento naturalmente nei confronti di Adrian. Questo film mi ha catturato perché Ligabue è un personaggio molto particolare, sicuramente conosciuto in Emilia e in Italia più che all'estero, ma è una figura unica perché è la storia, diciamo così, di un uomo emarginato, di un diverso, di un uomo con grandi difficoltà che con una grande determinazione e con l'aiuto di alcune persone riesce a dare un senso alla propria vita. E questa cosa mi è sembrata importante da raccontare. And when, I mean, was he, because obviously this is set in your part of Italy, your home region, was he someone whose story you'd always known since childhood? Was he someone that you were always familiar with, or did you have to do a lot of research to be able to present this story? Sicuramente è stato importante una fiction televisiva fatta più di 30 anni fa, forse possiamo dire più di 40 o più anni fa, in cui c'era una prima presentazione di questo personaggio. Al di là di quell'esperienza è nata in me una curiosità nel tempo, ma diciamo per uscire da quello che era il racconto semplicemente biografico è stato importante fare un grande lavoro di ricerca, quindi sono andato sul territorio,
ho incontrato le persone che sono ancora viventi, che l'avevano conosciuto. Ho cercato di approfondire il più possibile per dare un taglio particolare alla storia. Non volevo fosse solo una biografia, ma fosse uno specchio per la storia di tanti uomini. E quindi in questo, insomma, era importante cogliere tante sfumature. How important was it, considering that this was a man who had difficulties, both physical and mental difficulties? How important was it to you to not make him grotesque? Because it would have been easy to have made this figure more absurd, more grotesque, and yet you succeed in being authentic, showing his difficulties, but you present him very, very sympathetically. And I'm just wondering how much of a key that was to the film, to be able to make this man someone you empathize with. Era per me importante, è stato sempre importante pensare che Ligabue poteva essere mio fratello, no? Mio più grande o più piccolo, o comunque un mio amico, cioè, o forse anch'io, nel senso che non mi interessava, diciamo, avvicinarmi in un modo critico, esasperando i suoi aspetti di difficoltà mentale, ma mi sembrava più interessante far notare come, malgrado tutti questi elementi, ci fosse un valore della persona. Cioè quello che io ho sentito fortemente come desiderio del film, ma anche nella sua storia, è proprio il valore assoluto di ogni persona, anche quelli che potrebbero sembrare, diciamo, meno adatti a riuscire nella vita, lo sono. E poi in questo c'è anche uno specchio, forse con la vita di ognuno di noi, se pensiamo ad esempio alla dimensione affettiva, no? In cui Ligabue ha delle grandi difficoltà di relazione, chi di noi non ha avuto ugualmente nella vita dei rifiuti, delle difficoltà? Insomma, mi sembrava un elemento, anche questo, molto importante da raccontare, perché in un certo senso la sua è una scommessa che poi ci porta oggi ancora a parlare di lui, no? Cioè, malgrado tutto siamo qui e io ho fatto un film, eccetera, grazie a una persona che ha avuto una grande determinazione e una grande convinzione nel suo valore di essere artista. One of the things I really love about the film in terms of this portrayal, and I would say it isn't, you're so right, it's not a biopic, it's far richer and deeper than that. It's not a conventional and then the rise and fall, and I must congratulate you that. But the thing I love, one of the many things I love about the film is the way in which you have brought his interior life so much to view. We share his dreams, his nightmares, and even most beautifully, you depict his romantic fantasy. And I just wondered if you could talk a little bit about writing those scenes, but also making those scenes believable, because for me, there's some of the things that really connects you with Ligabue is that you put us inside his head. You give us his perspective. You give us his dreams. And that's one of the things I think is the real strength of the film. So could you talk about that? Diciamo che in questi casi si lavora un po' di tecnica, nel senso che sicuramente il racconto di alcune persone, no, che l'hanno conosciuto e incontrato è stato significativo, ma da questo poi c'è anche la necessità di rielaborare tutto in un contesto più ampio, cioè di collegare una reazione, una sensazione con un'altra, perché anche, tra l'altro, c'è stato un grande problema di, come dire, nelle interviste che facevo, di esasperazione in alcuni casi della sua follia, no? Quindi è stato necessario un equilibrio e poi direi la capacità di collegare quelle cose che emotivamente legavano il film. Fin dall'inizio, diciamo, ho sentito che doveva essere un film che viaggiava sulle emozioni. Quindi il film parte proprio con le sue emozioni, diciamo, e richiama le sue emozioni infantili e poi va avanti in questa dimensione qui, perché le emozioni poi sono anche gli elementi fondamentali che guidano la nostra vita, no? E quindi lui
nella sua, tra virgolette, differenza, ci ha permesso di cogliere anche degli estremi, in un certo senso, di quelle che poi sono le sensazioni emotive della vita di tutti. Quindi è stato un lavoro di sottrazioni in alcuni casi, di collegamento. And in terms of weaving the fabric, one of the other things that I really love about the film is that there's a lot of, you know, tough stuff. There's lots of ups and downs, the struggles of the character, but there's also a lovely sense of humor and good-naturedness about the film. The scenes between um, Ligabue and his sculpture friend, and the way in which they play off each other, the arguments over the motorcycle. There are so many lovely moments that you give them that lightens the whole mood of the film. And I just wondered if you could talk about the humor of the film and how important it was to have that sense of lightness, of humor, to leaven the other tougher and harder elements of the story. Ma sicuramente nella storia, diciamo, reale di Ligabue mi son stati proposti vari aneddoti più o meno divertenti, no, particolari, con situazioni uniche, ma, era importante, quindi situazioni anche, diciamo, comiche, no, ma era importante secondo me non trasformare il film in questo, ma dare la sensazione di ciò che rappresentava lui per la società anche in cui viveva. C'è è come se ci fosse uno specchio continuo. Lui che guarda il mondo e nel mondo anche il suo mondo fantastico, gli animali, eccetera, e il mondo che guarda lui. Quindi è stata un po' questa la relazione, no, che ho cercato di costruire. Anche nei tagli di inquadratura, no, spesso molto ampi per collocarlo nell'ambiente, nella situazione in cui era, oppure su di lui molto stretti nelle reazioni che aveva. Quindi questa è stata un po' l'intenzione. E poi per quello che riguarda l'equilibrio di queste cose, beh, è un po' come come dire, l'andare dei giorni, no, mi viene da dire, no, nel senso che nell'ambito dell'evoluzione del tempo sentivo normalmente che la dimensione ironica portava a seguire magari una malinconia, perché la vita di Ligabue è sempre stata contraddistinta da questi 2 andi e rivieni di sentimenti, insomma. You talked there, Giorgio, about. Thank you very much for that. You talked about the use of deep focus in the film, and that's one of the things that I really notice about the style of the film, the way in which you set his character and other characters in landscape, and you brilliantly use deep focus. I wonder how, and the editing of that with, as you talked about, the close-ups. I wonder if you could talk a little bit more about the look of the film, because it seems to me you must have had a very, very close relationship with your DOP, Matteo Coco, because the film looks beautiful. It looks more beautiful in the cinema, but it looks very beautiful. And it seems you have got a unique look for the film, and yet you're also managing to recreate this period. It has an extraordinary richness of texture in terms of evoking the period. And of course, I'm presuming you're using lots and lots of real locations. So can you talk about using the real landscape, using the locations, and the style of the film? Il rapporto con Matteo è stato molto bello e positivo. È un giovane direttore della fotografia di grandissimo talento, secondo me di grande sensibilità, e il nostro incontro ha, diciamo, credo, ha permesso anche a me di elevare, diciamo, come si suol dire, la qualità del mio lavoro, perché c'è stata una grande affinità. Io in generale ho impostato il film cercando di costruire delle dimensioni che fossero realistiche, con quindi grande ricerca sul territorio, in parte ricostruzione, ricerca di ambienti, le aree di campagna che ormai non ci sono più, siamo andati in posti anche molto lontani, anche oltre l'Emilia, ma contemporaneamente grande lavoro di costumi, attenzione, verità, ma dentro c'era sempre anche
una componente importante che io sentivo e che ho trasferito a Matteo, e lui ha anche ben espresso in alcune scelte cromatiche, e cioè che tutto fosse anche un po' una favola in un certo senso. Perché Ligabue è un po' un personaggio da favola, no? È una favola un po' amara ogni tanto, se vogliamo, ma anche con momenti di grande poesia, no? Quindi l'idea è stata quella, cioè di racchiudere tutto in una dimensione che fosse vicina a quella del racconto fiabesco. I have two other questions I want to ask you, and they both relate to the character of Ligabue. The first question is that one of the most arresting things about the film is the way in which you portray his artistic creation, the way he paints. And, you know, at points you see him acting out the animals that he's painting, and for an Englishman, it reminds me of stories about Charles Dickens, and that Dickens used to act out his characters in a mirror before he wrote them down, and speak them, and there seems to be a kind of a relationship there to that. But also you see him almost enter a trance. It's like he becomes possessed, that something happens to him in the act of creativity. Is this something that you created as a fiction, or is this something that was documented and reported? Did he really paint like that, in other words, or was this something you created for the film? No, è una cosa che in gran parte nasce proprio da Ligabue. Cioè, io poi chiaramente ho adattato questa cosa, ma lui aveva un rapporto passionale con ciò che creava. C'era un artista che esprimeva e viveva con passionalità quello che stava costruendo. E questo faceva sì che entrasse addirittura quasi in una specie di rito sciamanico in alcuni casi, no? Che avesse questa trasformazione interiore. Cioè lui raccontava, e questo è bellissimo secondo me, esprimeva la sua arte da un sentimento. Il sentimento che sentiva, che poteva essere pietà, che poteva essere la conflittualità fra due animali, ma era questo e in questo cercava fortemente una emozione come se fosse in connessione con l'universo. Questa è stata una delle cose anche molto affascinanti. Un piccolo particolare tecnico importante per dire anche la caratteristica dell'artista: lui non disegnava mai, decideva dove ci doveva essere l'occhio del soggetto principale della sua pittura, e da questo partiva a sviluppare poi tutto il quadro. E questo è anche molto, molto curioso, molto forte secondo me, perché appunto in lui c'era questa energia, vorrei dire, ed era l'energia che in un certo senso dipingeva assieme a lui, no? Non era una rappresentazione, lui esprimeva il suo sentimento. Anche i suoi ritratti, lui ha fatto centinaia di ritratti, che sono un po' come dire io esisto. Quei ritratti sono come dire io esisto, io ci sono, ma contemporaneamente questi ritratti sono tutti diversi. C'è qualche piccolo particolare nell'espressione e si può leggere la sua malinconia, la sua disperazione, le ferite di quando si feriva. Cioè, è molto interessante anche questo rapporto proprio di identità così forte. And obviously, in order to, this is kind of my last question, because I realize we're going over time, but I must talk to you about this. And obviously, one of the great central successes and features of this that allows you to realize your vision in this film is the casting and performance of Elio Germano, who is frankly astonishing in this film. We all know he's a great actor, but he is astonishing. Could you talk about working with Germano on this film, because he transforms himself. He is transformative. He's remarkable, and I just wondered how you came to cast him, one, and how did you then work with him to help him create this performance? Beh, diciamo che quasi subito, cioè i primi nomi fatti nella mia mente, passati nella mia mente, sono stati Elio Germano e pochi altri. E Elio Germano, secondo me, ha fatto un capolavoro in questo film, perché si è calato
con grande umiltà a servizio, diciamo, di questo personaggio. Non ha voluto cavalcarlo in un certo senso, no? Interpretarlo, ma quindi proprio per questo forse ha creato una grande interpretazione. Poi su questo è stato anche fondamentale il lavoro di costruzione generale, cioè quello che è stato il make-up, cioè il grande lavoro di adattamento. Il film si sviluppa nell'arco di 40 anni praticamente, quindi c'è stata la necessità di un adattamento fisico notevole. Lui è stato anche 4 ore al trucco, al mattino, cioè spesso, e quindi però in questo, voglio dire, l'esperienza con lui è stata molto bella e costruttiva perché, come dire, eravamo nella stessa sintonia. Cioè nella lettura della storia di Ligabue avevamo la stessa sensibilità e nel volerlo raccontare la stessa energia, tant'è che anche alla vittoria del premio dell'Orso a Berlino lui ha detto: dedico questo premio a tutti gli storti, gli sbagliati, tutti quelli che non riescono, sono considerati degli scarti. Ecco, è la stessa dedica che avrei fatto io. Non ce l'eravamo detti, no, ma perché è il sentimento che ha reso, diciamo, solidale e comune questa avventura. Io sono molto grato della sua grande energia che ha dato al film. Thank you very much. Well, we've come to the end of our time, but I think that's a great point to end on, because actually you have given voice to this outsider. You have articulated him, evoked him, and also inspired an enormous amount of admiration and curiosity. It not only set me rewatching all of your films, Giorgio, but it set me buying books on the artist. It set me on this path. And actually, I you know, when we're allowed to, I'm coming down to the region and going to go and visit everywhere you filmed I can, because your film is so remarkable. I think that it's going to, a lot more people know and will know who Antonio Ligabue is as a man, as a human being, as well as a great artist, because of what you've done. And I'm so pleased that audiences in London, even if it's not in a cinema, and I wish you were on a stage with me in a cinema, but I know that audiences will love watching your really magnificent film. So thank you so much for the film. Thank you for your time. Congratulations again. And I hope we get to meet either in Bologna or in London, and that you can come and be on a stage with me in a cinema in the not too distant future. Adrian, sempre un piacere. Thank you very much, Giorgio. Thank you. Grazie a te.